Questa è una gomma Thunder Slot da regolamento ufficiale 2026. È precisa, è affidabile e studiata per andare forte. Ma che cosa succede quando le trattiamo con Zippo, WD-40 oppure con del semplice nastro adesivo? Migliora davvero il grip o le stiamo distruggendo senza saperlo? Ciao ragazzi, io sono Massimo e vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. In questo video siamo all'interno della playlist Slot Car Tech Lab. Qui non ci basiamo sulle solite leggende da box, ma vogliamo testare con mano tutte le soluzioni. Metterò a confronto 6 diversi metodi di pulizia delle gomme che vediamo abitualmente all'interno dei club e in molte gare. WD-40, avio, zippo, nastro adesivo, semplice acqua oppure dell'alcol denaturato. Niente oli miracolosi o unguenti segreti tenuti nascosti all'interno delle valigette dei piloti più esperti. Niente prodotti che potete acquistare delle marche più blasonate. Qui vogliamo testare solo le soluzioni effettivamente utilizzate dai piloti durante le gare oppure all'interno dei propri slot club. Questo sarà un video decisamente lungo perché andiamo ad affrontare dei temi che vanno presi un po' per le molle. Sono infatti spesso argomenti che non vengono così tanto trattati né all'interno dei vari slot club né durante le competizioni. Insomma, ci sono vari segreti, ci sono diverse tecniche e spesso queste non vengono diffuse. Io qui oggi voglio fare un po' di chiarezza, vorrei portare dei dati certi, certificati, dei dati sicuri su quello che succede quando andiamo a trattare le gomme, ed è per questo che dividerò il video in due parti. Nella prima fase andremo ad analizzare quali sono i prodotti più utilizzati per la pulizia delle gomme e se effettivamente possono portare qualche vantaggio. Nella seconda parte invece faremo un vero e proprio stress test, ovvero andremo a fare diversi giri di pista con le stesse gomme, con lo stesso prodotto e puliremo più volte le gomme, cercando di mantenere il tempo il più basso possibile. Andremo quindi a sfruttare al 100% il prodotto che viene utilizzato per la pulizia. E tutto questo a che cosa porterà? Porterà soltanto benefici? Oppure la gomma ne risentirà e tutto il nostro lavoro andrà in vano? Lo scoprirete soltanto seguendo il video fino alla fine. Analizzeremo solamente materiali reali utilizzati davvero dalla maggioranza dei piloti. Per questa prova utilizzerò 6 treni di gomme Thunder Slot. Le misurerò, le calibrerò, vedrò il loro peso e poi andremo una per una a trattarle con i vari liquidi. Utilizzeremo la stessa macchina per compiere 3 turni di prove da 5 giri ciascuno e andremo così a fare il turnover di tutte le gomme, testando l'effetto del prodotto utilizzato per la pulizia nell'immediatezza, a medio termine e a lungo termine. E chiaramente andremo a confrontarle con un paio di gomme totalmente nuove. Anche per loro utilizzeremo la stessa tecnica, verranno pesate, misurate e poi le porterò in pista. Ma non finisce qui, perché metterò le gomme a riposare per 24 ore, dopodiché le andrò a riprendere e effettuerò nuovamente le misurazioni. Se qualcosa cambia lo vedremo e se una gomma si dovesse deformare, allora vi spiegherò il motivo. Prima però di iniziare il nostro test dobbiamo andare a misurare e catalogare ogni singola coppia di gomme in modo tale da essere sicuri che tutte corrispondono a quanto descritto sulla confezione originale, ma soprattutto per avere un quadro più completo durante tutto l'arco delle prove. La confezione originale di queste gomme che vengono utilizzate in gara, ovvero il codice TYR004R, reca come misura standard 10,8 di larghezza, quindi di superficie a contatto con la pista, per un diametro pari a 19 mm e noi adesso andiamo a verificare che tutte queste gomme corrispondono a questa dicitura. Partiamo molto semplicemente nell'andare a settare il calibro con la misura pari a 19 mm e andremo a verificare che ogni singola gomma passi all'interno di questa dima senza essere più piccola e quindi andare a ballare all'interno, oppure più grande e quindi non riuscire nell'intento di passare. Fatta questa prima misurazione andremo anche a verificare l'impronta a terra. Con la medesima tecnica andremo a settare a 10,8 il nostro calibro di precisione e andremo a verificare che questa misura corrisponda effettivamente alla realtà. Abbiamo un calibro decimale, per cui se non vi ricordate come si effettuano le misure con questo particolare strumento, ragazzi, vi rimando al video dedicato proprio alle misurazioni con il calibro. È molto facile grazie alla semplice scala graduata.
misura. Noi intanto procediamo con le misurazioni. E anche questa misurazione è andata a buon fine. Tutte le gomme con il calibro, quindi a livello di dimensione, corrispondono a quanto indicato nella confezione. Ora però andiamo a fare anche un'altra misura che è decisamente importante, ovvero andremo a prendere il peso di ogni singola gomma e poi li andremo a collocare in una confezione per iniziare così la catalogazione e soprattutto per tenerle divise. Per fare questa misurazione ci affideremo come sempre alla bilancia, posizioneremo gomma per gomma sul piatto della bilancia e andremo così a verificarne il peso di ciascuna. Come vedete in questo caso una gomma non è pari a 1,3 grammi, leggermente sotto 0,1 grammo. La scartiamo, andremo poi a recuperare un'altra gomma, andremo a rifare la misurazione sia per quanto riguarda le dimensioni fisiche sia per quanto riguarda il peso. Continuiamo con la misurazione e andiamo a verificare se non ce ne siano altre. Non è importante il peso della singola gomma in questo caso, perché poi andremo ad accoppiare le gomme che pesano 1,3 con quelle che pesano 1,2, ma in questo caso ho effettivamente la necessità di avere le gomme di partenza tutte esattamente uguali. In questo modo la prova verrà effettuata nel migliore dei modi, partendo per ogni treno di gomma nelle stesse identiche condizioni. Queste dunque sono le gomme che andrò a scartare. Andiamo a pesare altre gomme per andare a cercare 4 gomme della grammatura pari a 1,3. Ora tutte queste gomme pesano 1,3 grammi. Dobbiamo ancora andarne a prendere le misure. Dobbiamo anche essere sicuri che le misure di circonferenza e impronta al suolo siano effettivamente uguali a tutte le altre. Molto bene, possiamo andare a posizionare queste gomme insieme alle altre e riformare così le 7 coppie che parteciperanno al test. Prendiamo adesso una scatola con diversi comparti e andiamo a sistemare tutte queste gomme all'interno, in modo tale da tenerle fin da ora ben suddivise le une dalle altre. Poi con un fogliettino andremo anche ad indicare quali saranno le gomme trattate con i singoli prodotti. Ed eccoci pronti, abbiamo le nostre gomme già sistemate all'interno della confezione e qui abbiamo i vari bigliettini. Mettiamo ora un singolo bigliettino all'interno di ogni confezione, in modo tale da sapere esattamente quale tipo di prodotto andiamo a dare per ogni singola gomma. Sistemata anche la confezione, non ci rimane che chiuderla e andare in pista a provare le nostre soluzioni. Prima di recarmi però sulla pista dei Calabroni Rossi per effettuare tutte le prove, voglio ancora mostrarvi quale vettura utilizzerò e come poteva essere diversamente se non la McLaren Elva Can-Am Thunder Slot con cui ho corso tutto il campionato 2025. Una vettura che conosco molto bene, una vettura preparata perfettamente per la pista dei Calabroni Rossi di Sessante, una vettura che mi ha dato veramente tante soddisfazioni e che in questo momento all'interno del mio parco macchine sulla pista di Asti è quella decisamente più veloce, quindi una vettura che mi permette di avere tutta la sicurezza per effettuare un test nel modo migliore possibile. Ragazzi, ci siamo, tutto pronto per questo super test sulle gomme. Sono allo Slot Club Asti Calabroni Rossi, la pista alle mie spalle è quella che conosco benissimo, la corsia che utilizzerò sarà la rossa centrale, quindi non avrò neanche problemi scodando di trovare dello sporco. Ho già fatto qualche giro di test in modo tale da abituarmi un po' alla pista, abituarmi alla guida, al dito, ho regolato il pulsante come il mio solito. Insomma, tutto pronto per testare le gomme. Di fianco a me ci sono tutti i prodotti che utilizzerò nel test. Chiaramente si partirà dalle gomme senza pulirle con nessun tipo di additivo, quindi così come ci vengono fornite direttamente da Thunder Slot, poi si passerà
passerà a una pulizia con acqua, al nastro adesivo, WD-40, alcol, zippo ed infine avio. Ogni prodotto avrà la sua coppia di gomme. Farò 5 giri della pista più un giro di riscaldamento, i tempi li vedremo monitorati e sapremo esattamente quello che succederà. Una volta fatti i 5 giri con tutti questi prodotti, andrò nuovamente a cambiare le gomme, ripartirò nuovamente dalle gomme senza alcun tipo di additivo e così facendo andrò a rifare la serie dei 5 giri per tutti i prodotti. Tutto questo sarà fatto per 3 volte, così sapremo esattamente anche la decadenza di ogni singolo componente. Ragazzi, vi ho spiegato come funziona il test, monto le prime gomme, mi sposto sulla postazione di comando e iniziamo con i nostri giri. E iniziamo il nostro test nell'andare a togliere le gomme che ho utilizzato per provare la macchina e andiamo a posizionare le gomme normali. La scritta delle gomme la posizionerò all'esterno e questo varrà per tutte le gomme. Verifichiamo che le ruote girano perfettamente, tutto pronto ragazzi, si va in pista. Prendiamo la macchina, andiamo a togliere le gomme che abbiamo appena utilizzato, le riponiamo nello scomparto delle gomme nuove, prendiamo un altro paio di gomme, sempre chiaramente nuove, le riposizioniamo ancora una volta con la scritta verso l'esterno, prendiamo della semplicissima acqua per andare a pulire le nostre gomme, versiamo dell'acqua, utilizziamo il nostro panno, lo imbeviamo e andiamo praticamente a pulire le gomme senza però utilizzare nessun agente aggressivo. Controlliamo che tutto giri alla perfezione e ritorniamo in pista. Abbiamo riportato la nostra vettura, togliamo l'acqua che non ci serve, andiamo a togliere anche le gomme che abbiamo utilizzato con questo primo liquido. Mettiamo adesso le gomme che andremo a pulire con del semplice nastro adesivo. Le ruote girano, prendiamo del semplicissimo nastro adesivo, il classico nastro da pacchi, lo andiamo a rigirare con la superficie adesiva e andiamo a passare le nostre gomme. E adesso nuovamente andiamo a riportare la vettura in pista. Nuovamente la macchina ai box, togliamo le gomme per la terza volta e mettiamo nuovamente le nuove gomme e andiamo questa volta a trattarle con uno dei liquidi diciamo più discussi, perché chiaramente è un olio ma in realtà serve sia a lubrificare ma anche a pulire, ovvero il WD-40. Prima però di farlo assicuriamoci che le gomme siano ben inserite sulla nostra vettura. Perfetto, vediamo che girano, prendiamo il nostro WD-40 e andiamo a spruzzarlo in questo modo. Voilà. Con questa parte andiamo a trattare direttamente le nostre gomme. Sono belle lucide e adesso andiamo a pulirle e andiamo a posizionare nuovamente la vettura in griglia di partenza. E dopo il WD-40 è la volta dell'alcol. Togliamo le gomme come sempre, come al solito, e prendiamo 2 nuove gomme pronte da essere pulite
con l'alcol. Stiamo parlando di alcol etilico, il classico alcol rosa. Se lo trovate bianco meglio ancora, perché non ha neanche i pigmenti per colorarlo, quindi non vi lascia il residuo. Le gomme sono state inserite, girano benissimo. Togliamo il WD-40 e prendiamo l'alcol. Possiamo aprirlo, anche in questo caso andremo a posizionarne un po' sul nostro straccetto e andiamo a pulire le gomme. L'alcol ha la particolarità di evaporare molto velocemente, non lascia praticamente nessun residuo e come vedete già la gomma inizia nuovamente a tornare asciutta perché l'alcol è praticamente evaporato. Torniamo nuovamente in pista e testiamo anche questo metodo di pulizia. Bene, abbiamo anche provato le gomme con l'alcol, le riposizioniamo nel loro scomparto, prendiamo altre due gomme nuove, scritta come sempre verso la parte esterna della vettura e adesso procediamo con la pulizia. Togliamo l'alcol e utilizziamo il classico zippo, uno dei prodotti più utilizzati in tutte le gare. Possiamo direttamente versarlo sulle gomme e poi andiamo a rimuoverlo con il nostro solito straccetto. Ne prendiamo un pezzo pulito e andiamo a rimuovere così anche lo zippo. Gomme pulite, gomme perfette, vedete non lascia residuo ancora per adesso perché le gomme sono praticamente nuove. Macchina a posto, torniamo in pista. Allora, abbiamo fatto anche i nostri giri con la macchina, con le gomme, con lo zippo. Adesso ci rimane l'ultimo prodotto, ovvero la benzinavio. Togliamo ancora una volta le gomme appena utilizzate con lo zippo, le riponiamo nel loro scomparto e come sempre rimontiamo le ultime due gomme nuove. Verifichiamo che tutto scorra perfettamente, togliamo lo zippo e prendiamo la benzina avio. Riprendiamo una zona pulita del nostro straccio e andiamo a pulire le gomme. Anche l'avio è decisamente volatile, quindi le gomme tendono già praticamente ad asciugarsi dopo pochi istanti. E ritorniamo per l'ultima volta in pista. Bene così ragazzi, abbiamo finito con la prima tornata di test utilizzando tutti i prodotti che avevamo a disposizione. Questi sono chiaramente i prodotti che si vedono per la maggior parte durante le gare di slot. Che ne dite se andiamo a dare un'occhiata così in prima battuta a vedere qual è stato il prodotto che ha reso di più sulla pista dei Calabroni Rossi, cioè il prodotto che messo sulle gomme ci ha consentito di avere il tempo migliore. Chiaramente il nostro test non finisce qui, anzi è soltanto all'inizio, perché adesso riprendiamo con le sessioni sulla pista, andiamo nuovamente a rimontare le gomme prive di qualsiasi tipologia di pulizia, così come ci vengono fornite direttamente da Thunder Slot, e poi via via quelle con tutti gli altri prodotti. Non andremo più a ripetere la pulizia, ma andremo a capire quanto questi prodotti vanno a decadere durante il normale utilizzo. Andiamo quindi a rimontare le gomme e ripartiamo subito con i nostri giri di test.
Abbiamo così concluso le 3 tornate totali per ogni tipologia di trattamento delle gomme. Che cosa è emerso da questo test? In prima battuta voglio fare un'analisi molto soggettiva di tutte le gomme che ho provato, o meglio di tutti i prodotti che ho utilizzato per pulire le gomme. Il prodotto che mi ha stupito più di tutti è stata l'acqua, perché pensavo di pulire le gomme, che queste effettivamente non avessero nessun tipo di diversità rispetto alle gomme originali, invece ho notato che le gomme tendono a scivolare un pelino di più e quindi non sono più così prestazionali come invece quelle appena tirate fuori dal sacchetto. Poi devo dire che il WD-40 mi ha sorpreso particolarmente, perché effettivamente ha reso la gomma un pelino più morbida, l'ha resa sicuramente molto più stabile, molto più prestazionale rispetto alla gomma originale, però poi in realtà nemmeno così tanto, perché se vado a vedere la terza sessione alla fine i tempi sono praticamente quasi simili, anzi la gomma originale in molti casi ha vinto su tutte le altre. Avio e Zippo si dimostrano 2 additivi che sanno il fatto loro, ovvero danno a queste gomme qualcosina in più, ti permettono insomma di poter spingere la tua vettura oltre un certo limite. Ragazzi, abbiamo fatto una prova veramente tiratissima, pensate che i tempi che stiamo analizzando sono tutti al di sotto dei 10 secondi, ci aggiriamo intorno ai 9 secondi 8 di media, poi qualcuno ha avuto tempi di 9,5, qualcun altro intorno ai 10, ma insomma diciamo che 9,7-9,8 è stato il tempo più gettonato. E pensate che nella gara Thunderslot che abbiamo fatto qui allo Slot Club Asti Calabroni Rossi la scorsa primavera, i tempi di riferimento erano appena sopra i 10 secondi, quindi non mi sono certo risparmiato e ho cercato di fare il test il più veritiero possibile. Insomma, ne sono uscito da questo test con le idee un po' più chiare, so esattamente adesso come muovermi, ma prima di darvi un responso, di darvi qualche consiglio, andiamo ancora insieme ad analizzare un punto fondamentale, ovvero lasceremo le gomme riposare per 24 ore e poi andremo a vedere il loro consumo, se hanno fatto blister oppure se la loro superficie è rimasta intatta, andremo nuovamente a misurarne il peso e verificarne le dimensioni. Insomma, le rimetteremo nuovamente ai raggi X, analizzeremo anche nel dettaglio le specifiche tecniche delle gomme e poi andremo a sommare quelle che sono le sensazioni con quelli che sono i dati oggettivi e avremo così una scaletta perfetta, precisa di come dovreste comportarvi nel caso in cui vogliate andare forte durante le gare oppure semplicemente divertirvi all'interno del vostro slot club. Finito il test, dunque è il momento di andare a ricontrollare tutte le nostre gomme. Qui c'è la confezione con tutti i vari scomparti che contengono tutte le gomme utilizzate durante il test e ora andremo a rifare tutti i controlli che abbiamo fatto all'inizio, ovvero andremo a misurarne il peso e andremo anche con il calibro a verificare se qualche cosa a livello di circonferenza o di impronta al suolo è cambiato. Partiamo da subito con le nostre gomme normali. Innanzitutto andiamo a prendere le nostre gomme e andiamo a dargli un'occhiata. Come vedete, questa gomma è leggermente bruciata nella parte centrale, nella parte praticamente che ha avuto più contatto con il terreno, chiaramente. Andiamo subito a vederne il peso. Una gomma è pari a 1,3, l'altra gomma normale o originale pari a 1,3, quindi le gomme non hanno avuto nessun tipo di blisteraggio e il loro peso è rimasto 1,3. Torneremo poi da tutte le gomme per andare a fare anche le misure con il calibro. Vediamo quelli invece con l'acqua. Anche queste si sono consumate praticamente come quelle in precedenza. Misuriamo la prima, 1,2 per questa gomma,
Verifichiamo anche questa. Ecco, con l'acqua si sono leggermente meno bruciate, forse hanno avuto un impatto a terra meno pesante rispetto alla gomma originale. Questa è 1,2 anche questa gomma, a differenza di quello successo con le gomme completamente originali. Qui in questo caso con la pulizia, con la semplice acqua, le gomme sono passate da 1,3 a 1,2. Riponiamo anche le gomme all'interno della confezioncina e passiamo adesso a verificare quelle pulite con nastro adesivo. Anche in questo caso non mi sembrano particolarmente bruciate, non hanno nessun tipo di blister, c'è qualche segnetto ogni tanto in qualche zona della gomma, ma diciamo è del tutto passabile. 1,3 per la prima gomma, verifichiamo anche la seconda, 1,3 anche per la seconda gomma, anche questa è perfettamente pulita, non ha blister, non ha niente di rilevante. Passiamo adesso a quelle con il VD40. Questa gomma, ad esempio, la prima che ho preso in mano, mi sembra molto più simile come consumo a quella originale, quindi un consumo alle volte leggermente più marcato nella parte centrale. Andiamo a verificarne il peso, 1,3 per questa gomma, verifichiamo anche la seconda, leggermente meno consumata. Questo dipende anche molto dalle curve, cioè se sono più curve destra o più curve sinistra, anche le curve più veloci. Insomma, la gomma ha lavorato di più verso destra o verso sinistra a seconda delle curve. Anche questa 1,3, quindi per il momento solo quelle pulite con acqua hanno un peso leggermente inferiore. Gomme pulite con alcol. Come sempre il consumo è rimasto come per le altre gomme, 1,3 per questa gomma, anche in questo caso una gomma leggermente più consumata dell'altra, come è capitato un po' per tutte. Anche per queste gomme il peso è pari a 1,3, così come il peso originale. Zippo, qui abbiamo una prima gomma leggermente più porosa rispetto alle altre, ma sempre decisamente molto ben consumata, diciamo in modo completamente omogeneo, sempre zero blister. Andiamo a pesarla, 1,2 per questa gomma. Andiamo a verificare anche l'altra, anche questa è consumata in modo costante per tutta la superficie. Andiamo a misurarla, 1,3. Qui abbiamo una gomma leggermente più pesante rispetto all'altra e se vado a verificare la gomma che pesa leggermente di meno è quella che ha lavorato un po' di più, quindi in questo caso la gomma che si è consumata un po' di più è quella che ha anche il peso inferiore. Quindi per lo Zippo abbiamo 1,2 e 1,3, due gomme asimmetriche. Ed infine andiamo con l'Avio. Questa è una gomma che ha lavorato praticamente simile a tutte le altre, il peso è pari a 1,2 per questa gomma. Prendiamo anche quest'altra, decisamente molto pulita, ha lavorato benissimo anche questa, zero blister. Andiamo a verificarne il peso, 1,3, come vedete la ripongo di nuovo, 1,3, perfetto, ecco, sembrava quasi 1,2, però in realtà 1,3, quindi riprendiamo l'altra, 1,3, abbiamo per l'Avio due gomme pari a 1,3 grammi. Le nostre misurazioni non finiscono qui, andiamo a verificarne anche adesso l'impronta terra, quindi la larghezza della gomma e soprattutto il diametro o comunque la circonferenza. Per ricordarci quanto dobbiamo andare a verificare, la confezione ci riporta un diametro pari a 19 mm con un'impronta terra pari a 10,8 mm. Partiremo proprio dalla circonferenza, quindi andiamo a posizionare il nostro calibro a 19 mm e procediamo nella misurazione di tutte le circonferenze. Partiamo con le gomme che non hanno avuto nessun tipo di trattamento, la prima, la seconda, direi perfette, le gomme pulite con acqua, anche in questo caso la prima e la seconda direi perfette, gomme pulite con nastro. Ecco, qui come vedete la gomma si è leggermente rimpicciolita perché come vedete non riesco a tirarla su, la prima, la seconda invece non sembra avere nessun tipo di problema, quindi
è proprio leggermente un consumo leggermente diciamo diverso rispetto alle altre gomme. Qui abbiamo quelle con il WD-40, la gomma è perfetta, non ha nessun tipo di problematica. Anche la seconda gomma, direi perfetta nel diametro, pari a 19. Alcol, anche qui abbiamo una gomma che vedete non viene su con il calibro, quindi leggerissimamente più piccola di 19. E qui abbiamo la seconda gomma più piccolina, anche questa come vedete ruota, e quindi stiamo parlando di un addirittura stiamo parlando di un diametro leggermente più piccolo, una gomma che si è leggermente rimpicciolita. Zippo, abbiamo la prima, sembrerebbe essere perfetta, facciamo anche la seconda, anche questa perfetta. Ultime gomme, quelle con l'avio, la prima, anche questa gira, quindi leggermente più piccola rispetto all'altra. Mettiamo a posto il bigliettino e proviamo anche l'altra gomma. Come vedete girano all'interno del calibro, il che significa che la loro circonferenza è leggermente più piccola rispetto alle gomme standard originali o comunque normali, quindi quelle senza alcun tipo di trattamento. Adesso dobbiamo andare a posizionare il calibro a 10,8, lo facciamo in questo modo e andiamo così a rifare la misurazione, questa volta dell'impronta terra, di tutte le gomme. Partiamo appunto con la prima, vedete entra perfettamente, questa è la gomma normale, direi perfetto. Gomme trattate con acqua, direi anche questa viene leggermente pizzicata ma non ha nessun tipo di problema, forse un pelino più gonfia rispetto all'altra, ma proprio stiamo parlando di pochissimo. Nastro, qui la gomma tende proprio a tirarsi, quasi, vedete che è quasi, io ve lo faccio vedere anche da qua, vedete come si sta praticamente tirando, quasi come se la gomma fosse diventata leggermente più grande. Anche questa in effetti sembra avere un po' più di aderenza al calibro rispetto alle altre. Andiamo avanti con la gomma col WD-40, anche questa addirittura il calibro in alcuni casi fa fatica ad entrare, quindi la gomma leggermente più grande rispetto alle altre, questa invece no, quindi una gomma leggermente più grande, l'altra invece diciamo più precisa, più conforme allo standard originale. Passiamo adesso a quelle con alcol, queste non hanno avuto la benché minima modifica, anche questa gomma devo dire entra e esce, scorre perfettamente il calibro. Gomme con lo zippo, direi super perfette, la prima e la seconda gomma, e gomme con avio. Anche questa mi sembra leggermente più gonfia rispetto alla gomma che abbiamo standard classica, ecco, solo una delle due. Quindi possiamo dire che ci sono alcune gomme che hanno subito un leggero rigonfiamento della gomma stessa. Sarebbe interessante poi, magari lo faremo anche in un altro video, andare a verificare che cosa può succedere con queste gomme se utilizziamo questi prodotti magari per diverse volte, perché è chiaro che utilizzando il prodotto una volta sola la gomma può anche non deformare più di tanto, però come abbiamo visto con tutte queste gomme c'è già qualche indicazione che ci fa pensare che non tutte le gomme rimangono normali, ma anzi deformano la loro dimensione a seconda del prodotto che andiamo ad utilizzare. Abbiamo ripreso le nostre gomme, le abbiamo nuovamente controllate nel post test e possiamo iniziare a dare le prime conclusioni. I prodotti che mi hanno stupito più di tutti sono stati il nastro adesivo e l'alcol. Però, e dico un piccolo però, anche le gomme non trattate mi hanno sorpreso. Perché andando a dividere il nostro test in 3 diversi tronconi, quindi in 3 diverse fasi sulle quali abbiamo utilizzato le varie gomme, possiamo notare che le gomme originali sono andate un pelino più lente
indolente nelle prime due fasi, ma hanno decisamente aumentato il passo nella terza fase, diventando decisamente molto prestazionali. Gli altri prodotti sono andati via via decadendo. Gli unici che hanno saputo tenere un po' il passo sono stati il nastro adesivo e l'alcol, che durante le 3 fasi di test hanno comunque mantenuto dei tempi decisamente bassi. Tra i due prodotti diciamo che l'alcol è quello che ha mantenuto più costante il rendimento migliore durante tutta la fase del test. Un altro prodotto che ha visto dei tempi leggermente alti nelle prime fasi, ma poi via via ha dimostrato di essere comunque efficace, è stata l'Avio, mentre lo Zippo, forse uno dei prodotti più utilizzati che si trovano sui campi gara, non ha dato poi quei risultati così sperati. Il VD40 poi si è dimostrato un prodotto non troppo efficace. Dapprima non ha effettivamente portato dei risultati così eclatanti come magari ci si poteva aspettare, e poi quando la gomma ha iniziato a tenere, la macchina è diventata decisamente scorbutica, tant'è che è uno dei prodotti con i quali sono uscito con la vettura. E poi è uscito fuori un altro dato importante. Infatti mi aspettavo un'usura delle gomme diciamo di tipo classico, normale, magari con delle gomme che andavano via via a pesare un po' di meno, magari una un po' meno dell'altra, anche per via delle curve, che spesso sui vari circuiti non sono simmetriche, quindi magari ci sono più curva destra, più curva sinistra, quindi potrebbe essere normale consumare più una gomma rispetto all'altra, ma in questo caso c'è stato un dato che ha acceso un po' un campanello d'allarme, ovvero alcune gomme sembrano essersi leggermente gonfiate, o meglio, sembrano essere diventate leggermente più grandi. Pensate che abbiamo fatto solo 15 giri, abbiamo pulito una volta sola le gomme con questi prodotti, quindi sicuramente nella seconda parte del video, con lo stress test, dove andremo a mettere effettivamente sotto pressione le gomme, dove andremo a pulirle più di una volta cercando di mantenere efficienti ed efficaci i liquidi per la pulizia, vedremo se queste gomme reggeranno fino alla fine. Ragazzi, mi raccomando, non perdetevi la seconda parte, perché sono sicuro che ne vedrete delle belle. Datemi qualche giorno di tempo in modo tale da poter effettuare tutti i test comparativi, e poi, come ho fatto in questa prima parte, vi metterò tutti i risultati sul tavolo affinché voi possiate trarne anche personalmente le vostre conclusioni. Siete anche voi tra quelli che utilizzate i vari liquidi per pulire le vostre gomme, oppure preferite scendere in pista con la gomma naturale? Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti, e scrivetemi anche se utilizzate altri additivi, altri unguenti miracolosi per pulire le vostre gomme. Se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video, e mi raccomando, non perdetevi la seconda parte su questo speciale sulle gomme.